Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, è notte fonda e c'è uno spirito che vuole parlare. Gli spiriti sono gli eventi, enti, sono la stessa cosa. Adesso c'è uno spirito in particolare che vuole parlare e andiamo a vedere cosa ti vuole dire. Sapete che gli spiriti chiedono una sola cosa: nutrimento, attenzione cosciente. Questo ve l'ho spiegato nel podcast Magia Pratica 15. L'attenzione cosciente come pacificazione degli spiriti perturbati e di qualsiasi evento accade. Adesso c'è uno spirito che chiede udienza. Non è uno spirito adirato, non è uno spirito adirato, però è uno spirito un po' triste che chiede udienza, chiede di essere nutrito. Allora, andiamo a vedere, diamo udienza allo spirito, a questo spirito che vuole parlare. Concediamogli l'amore, semplicemente dandogli attenzione, perché l'amore è nutrimento, dare attenzione cosciente. Ognuna di voi che ascoltate questo video ha questo spirito qui, che viene dalla nostra stirpe, dalla nostra genia. Il messaggio è questo. Andiamo a vedere cosa ci dice. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia consapevolezza, amore, bellezza e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Chiedo allo spirito di parlare. Perché? Perché sento questo? È uno spirito che ti vuole dare il potere di creare. È uno spirito di un tuo avo, di un tuo antenato che ti vuole dare il potere di creare. L'entusiasmo di creare. Ti vuole aiutare a creare attraverso l'energia dell'entusiasmo, dell'esplorazione, della conoscenza. È come se mi dicesse che stavi cercando l'entusiasmo per non la motivazione, che è un appiglio terapeutico, la motivazione. Questo spirito vuole darti proprio la gioia della scoperta, perché molti di voi magari stavano in una condizione un po' assopita. Ed è questo spirito qui che è come se stesse lì a fianco alle tue spalle, ti dicesse ascoltami, ascoltami, dammi ascolto. Sai come lo riconosci questo spirito? Con quell'entusiasmo un po' folle. Con quell'entusiasmo un po' folle che magari ti arriva un'idea, ed è questo spirito che te la manda quest'idea, un'idea di sperimentare il nuovo, sperimento il nuovo, mi lancio, salto, e sperimento il nuovo. È uno spirito giovane, ma antico allo stesso tempo. Tu gli hai dato ascolto, ma fino a un certo punto poi ti rigiri di nuovo, no? Un po' così. Allora ti chiedo di fare la formula pentacolare rispetto a un'immagine che ti è successa nella vita,
dove hai avuto una certa idea, un certo entusiasmo e poi hai lasciato correre, hai lasciato perdere, oppure non ci fai tanto caso. Qualcosa che ha a che fare con il nuovo, ma che ti fa un po' paura fare questa cosa nuova, o che potrebbe farti paura da questo momento in poi quando senti il video. Formula pentacolare su questa immagine: ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te, ho fede in te. Basta che gli dici ho fede in te. Allora digli ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Perché è lì per servirti. È uno spirito gioioso che ti vuole aiutare, non è uno spirito adirato, te l'ho già detto prima. Forse era un po' triste proprio perché non lo stavi ascoltando, ma non era una tristezza come la possiamo percepire noi come tristezza, perché è uno spirito giocoso, gioioso, che ti vuole dare entusiasmo. Allora pacifica tutte quelle immagini in cui la tua mente razionale ti ha tolto l'entusiasmo. Pacifica quelle immagini lì. Cosa ti vuole dire altro? Ti vuole infondere la fiducia del sì, del sì, del sì, del sì. Parla mio spirito ancora. Ti sta parlando già, ti sta parlando. Però è come se non volessi sentire. Silenzia tutte le voci del mondo, della mente, e lo senti. Silenzia tutte le voci della mente e lo senti. Silenzia tutte le voci della mente e lo senti. È qualcosa che tu hai già nelle mani, questa cosa qui. Vuole farti fare qualche cosa che tu hai già nelle mani. Vuole che tu prosegui lì, con entusiasmo. Chiudi la mente e lo senti. Non voglio dire tanto chiudi la mente e lo senti, la mente non si può chiudere. Silenzia le voci del mondo. Non devi ascoltare le voci del mondo. Ritirati in te e sentilo. E dove ti porta? Ad affrontare tutte le tue paure rispetto alla realizzazione dei tuoi desideri. Però c'è questo passaggio della notte oscura, 9 di spade. È soltanto la mente, la fede che ti imprime questo spirito, ti porta il coraggio e la resilienza di affrontare le paure della mente. Solo la mente ha paura, E questo è come se lo spirito ti desse l'entusiasmo, il coraggio, giocoso bambino, di non solennizzare più tanto tutta questa mente e le paure stesse della mente, di togliere importanza alle paure della mente. Perché tu hai accesso a ciò che
ricevi ciò che desideri oltrepassando questa soglia. E questo spirito qua te lo sta dicendo: ricevi ciò che desideri oltrepassando la soglia delle paure della mente. Non darle solennità, non dare solennità a queste paure, perché sono illusione. Ecco perché ti dice chiudi silenzia la mente. Silenzia la mente, 4 di spade, silenzia, silenzia, silenziala, riposati, 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 fai soltanto a questo spirito, di soltanto ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Dove ti vuole portare questo spirito? Alla riconciliazione con la bambina interiore. Ma quante volte lo dicono nelle ultime letture questa cosa? 6 di coppe, dove ti vuole portare lo spirito? Alla riconciliazione con la bambina o bambino interiore. L'unica che ti fa superare queste paure della notte della mente, perché la notte della mente si crea con i condizionamenti dell'adulto. E dove ti vuole portare ancora lo spirito? Guardare con entusiasmo il futuro. Mi viene in mente Avatar con questa immagine. A guardare con entusiasmo al futuro. A muovere dei passi con entusiasmo verso il futuro. Dove ti vuole portare ancora questo spirito? Alla realizzazione di ciò che ti rende felice, totalmente. Molti di voi stanno cercando questa felicità, no? Ma la felicità, ti dice questo spirito, alleati con me, ti dice, alleati con me, che sono l'entusiasmo giovane, vincente, perché il ritorno alla bambina ti fa superare gli ostacoli della mente che sono indotti dalla costruzione dell'adulto. Allora riposa, affidati a me, sogna a me, affida tutte le tue paure a me durante la notte e quando dormi affida tutte le tue paure a me, perché quello dove ti voglio portare è ciò che è veramente felice, ti fa veramente felice. Riconciliati con la bambina, col bambino, l'unico in grado di superare la notte buia dell'anima, che è la notte della mente, il buio della mente. Dormi un po' di più, perché tu quando dormi attraversi la grande soglia, è un piccolo transito dall'altra parte ed è lì che io ti nutro con la fonte della luce divina, con l'acqua divina, ti nutro lì. Vogliono farti tornare bambina, bambino. Proprio l'approccio della... per superare la notte buia dell'anima, la notte della mente. Anzi, vediamo. Qual è l'energia di questo spirito? Il cuore del cielo, l'energia di questo spirito è che tutto è possibile. Ti vuole imprimere che tutto è possibile. È la pulsione del cuore del cielo, che tutto è possibile. E qual è il potere che sta dando a te? Attraverso questa semplice attenzione che gli stiamo dando, qual è il potere che sta dando a te per realizzare questo? La luce del sole, il potere che sta dando a te è la capacità di essere felice, la capacità di realizzare qualunque cosa. Il potere che sta dando a te è illuminare tutte le zone buie della mente e farne potenti alleati. Allearti con le tue credenze disfunzionali piuttosto che sostituirle con delle credenze funzionali, perché questo funziona sempre così, non esiste una credenza funzionale rispetto a un'altra. O meglio, è la fede che supera tutte le credenze. Il potere che ti sta dando il sole.
è la capacità di generare vita. Il sole genera vita e quindi genera bellezza, amore, realizzazione. È molto molto bella questa lettura. Soprattutto mi arriva. Fammi vedere una cosa prima però. Voglio vedere come stavi tu a livello energetico, come stavi. Fammi mettere quali carte? No. Ah, queste? Riesce zen. Come stai tu a livello energetico? La linea energetica tua qual è? Ho troppe carte? Sì, ti porti addosso il gravame dei pesi, responsabilità, pigrizia. Allora, nessuna cosa. Alcuni di voi si stanno accontentando. Vi state accontentando. Alcuni di voi siete sedute su alcune dove vi sentite già arrivate in determinate cose, oppure perso le speranze su alcune, ma non c'è una sensazione di tristezza qua da parte tua, sono arrivata, pigrizia qui, no? Un po' di zona comfort, c'è una certa pigrizia, nessuna cosa, la carta del Papa, e mi sta dicendo, quasi tu a scrivere su questa lavagna vuota. Allora questo spirito ti sta infondendo la curiosità di conoscere ciò che ancora non sai. Molte di voi si sentono arrivate fino a un certo punto, ci ho chiesto bene così, non a caso la prima parte della lettura ti dice lo spirito, guarda che ti sto dando l'entusiasmo di scoprire cose nuove. Quindi molti di voi pensate che non potete scoprire niente di nuovo, perché le carte mi dicono questo, o comunque vi siete un po' adagiati o adagiati. Allora ti dice, tu adesso proprio hai la capacità di sorprenderti di nuovo e ritornare con quella gioia che non avevi mai, che forse non avevi mai sperimentato. Nessuna cosa, la carta del Papa puoi scrivere. Adesso io ti sto infondendo questa sollecitazione affinché tu possa scrivere un capitolo della tua vita che probabilmente sarà il migliore, perché è la carta del Papa. Fammi vedere un po' con queste. Perché lo spirito ti sta... Cosa stai facendo? Qual è la tua carta di tarocchi energetica? Cosa stai facendo in questo momento? Qual è la tua postura energetica? Qual è la tua postura energetica? Ne mettiamo una. E qual è la postura energetica che ti sta chiedendo lo spirito di adottare con quest'altra per realizzare questo? Postura energetica adesso. 6 di coppe. Allora, alcuni di voi stanno con il rimpianto di un passato, o una nostalgia, o un... Allora, come postura energetica è giusta rispetto alle carte che sono uscite. 6 di coppe col 6 di coppe. Qual è il punto qua? Perché alcuni di voi pensano che non potete scoprire più niente di nuovo. Che il gusto di quando eri bambina, no? Che c'è tutto da scoprire. E invece lo spirito ti sta dicendo non adagiarti su quello, perché finché respiri, tu stai sempre nella condizione eh, della scoperta bellissima della vita. E quindi non pensare, ah, quando ero più piccola, in passato. No, perché lo spirito giovane, lo spirito che ti sta bussando adesso è uno spirito molto giovane che ti infonde curiosità, che ti infonde gioia, la stessa gioia che avevi da piccola o da piccolo, comunque in quell'aurea come archetipo del bambino, e ti dice di recuperarla. Vediamo che cosa ti sta dicendo effettivamente. Il 6 denari. Il 6 denari mi dice di recuperare quella gioia bambina della scoperta, come se fossi nata da poco, no? E allora ti sta chiedendo di incarnare l'equilibrio, cioè non perdere mai quella bambina, l'aspetto gioioso e giocoso, perché, cioè, recuperala, non attraverso i ricordi di infanzia, attraverso
la gioia della scoperta, come ci diceva qua. Perché? Perché questo porterà a un, come posso dirti, a gioie che ancora non hai vissuto. Gioie che ancora non hai vissuto. Allora, alcune di voi avranno a che fare, questo spirito ti sta parlando di recuperare il talento della bambina, del bambino, il talento magico, visionario, eccetera, per realizzare qualcosa sul piano lavorativo, perché ti porterà le entrate giuste sul piano lavorativo quella bambina lì, con quella gioia di fare delle cose che hanno a che vedere con la motivazione emotiva. Sul 6 denari, per favore. E non solo, c'è anche gli amanti. Allora, questo spirito ti sta dicendo di fare le scelte dettate dal cuore. Le scelte dettate dal cuore non sono scelte dettate dal bisogno. Le scelte dettate dal cuore ti animano da una profondità che non è esprimibile alla mente razionale. Non sono dettate dal bisogno. Lo spirito, attraverso questa sua vicinanza, ti sta chiedendo di scegliere con il cuore come farebbe un bambino. Come sceglie il bambino? Allora, le scelte dettate dal bambino sono scelte veramente istintuali perché legate al cuore, legate alla vera essenza dell'essere umano. Allora, recuperare la bambina in questo momento, magari anche grazie al rituale occulto, quello che vi ho messo sul canale, o nella pratica dei 21 giorni, è il percorso sciamanico che ti permette di farlo. Meglio di qualunque altro percorso, lo sapete bene. Allora, un amore sano, equilibrato, ti viene... è possibile un amore sano, equilibrato, se fai le scelte autentiche. Oltre alle scelte lavorative, alle attività che fai ti ritornano anche in termini lavorativi e economici quelle scelte dettate dal cuore, ma anche a livello relazionale. Cos'altro? 6 di spade. Allora vuole lo spirito che ti traghetti da un'altra parte a livello mentale. Traghettati da un'altra parte. Dormi un po' di più. Quando il corpo lo senti, riposati un po' di più, perché è nel sonno che lo spirito ti agisce, oltre alla tua volontà di nutrirlo, ma lo stai nutrendo anche in questo momento dandogli ascolto. Le scelte dettate dal cuore, dalla tua natura autentica, ti permettono di sentirti pienamente appagata, regina di bastoni, anche se sei uomo, di far arrivare equilibri su più fronti della tua vita, che siano equilibri concreti, relazionali, lavorativi. Non aver paura di brillare con il sole, perché ti sta dando quello. Ehm, non ti ridurre per amore, ma splendi per amore, lotta per amore. L'amore è una libera scelta di darsi, e se libera, ciò implica che ci siano dei limiti. Allora, lotta per amore contro le tue stesse resistenze a essere autentica o autentico, ma vedo che molte di voi già lo stanno facendo questo, quindi alcuni di voi volevano essere stimolati da qualche novità. Questo spirito te la sta dando, come se ci fosse un po' di timore reverenziale andare incontro a questa novità. Non averlo. Non lo hai se ti connetti con la bambina o col bambino. Spegni la mente o comunque hai già questa dote, questa qualità che vuole emergere. L'eremita ti insegna come farla uscire a poco. Va bene? Vediamo.
anzi, fammi mettere questo, continuiamo con questo un attimo. Ancora con queste, qual è la postura energetica da adottare affinché tu possa realizzare il potenziale di cui ci hanno parlato? Usa le tue emozioni più sotterranee e fattele potenti alleati. 5 di coppe, la postura energetica da adottare è il 5 di coppe. Senti profondamente l'emozione di tristezza o di dolore relativa a situazioni del passato e pacificale, perché sono le stesse tristezze, le stesse emozioni di tristezza che ha vissuto questo spirito della tua genia in questo momento e le ha trasformate in entusiasmo. Come si fa? Si fa sentendo semplicemente l'emozione di quello che è stato, che è passato, che non c'è più, eccetera, lasciando che l'emozione faccia il suo corso senza ostacolarla. E come tu la puoi ostacolare? La ostacoli quando analizzi, se avessi fatto così non sarebbe andata così, quando giudichi, ma ha sbagliato quella persona, ho sbagliato io, ho sbagliato. Semplicemente vivi la sensazione, l'emozione come un'energia che ti sta attraversando e che ti sta dando un potere. Ora, se tu la accogli senza ostacolarla con l'analisi o col giudizio, allora ti rinforza e ti amplia, dandoti la possibilità di guardare al nuovo. È come se dovessi lasciare andare l'attaccamento legato a una certa sofferenza e farti viva con quel dolore che ha portato quella sofferenza. Devi farti rendere viva da quel dolore, perché lo spirito è uno spirito giovane, entusiasta, che ha sviluppato il suo potere grazie a questa sensazione qui e ti sta chiedendo di fare la stessa cosa. Quindi emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia, alleati, continua ad allearti, vai fino in fondo, non cercare di smettere di sentire, ma piuttosto porta il sentire all'estremo. Questo ti sta chiedendo di fare. Cosa ne consegue facendo questo? Guarda, qua sotto c'è l'imperatore. Il problema è il controllo delle emozioni. Lo spirito ti sta chiedendo di mollare il controllo delle emozioni, farti attraversare dall'emozione perché ti ripulisce. Cosa ne consegue ancora? Tu andrai a seminare qualcosa di nuovo e avrai la gioia dell'attesa. Il 7 di denari è colui che ha già piantato, ha già seminato. Allora tu internamente seminerai qualcosa di nuovo che determinerà poi entusiasmo e nuovi frutti, nuovi frutti. Qual è? Vediamo con questo. E infatti unione e armonia. Lo spirito ti dice che presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante, sia sul piano fenomenico, cioè con una persona, ma primariamente la conferma del legame importante è quello che tu sentirai con questo spirito che ti sta parlando adesso. Ti porterà unione e armonia. Unione e armonia che è alla base di ogni realizzazione felice, guardando con occhi nuovi, cambiando il tuo punto di vista. Voglio vedere un'altra cosa adesso. Allora, carte delle memorie genealogiche. Da dove viene questo spirito? Sai perché? Perché tu sei in procinto di creare qualcosa di nuovo, di grande, di bello. Eccola, la carta. Sì.
2000 carte no, va bene, è uscita da sola. Memoria generale 12, i tabù. 12 l'ha preso. Memoria di Giuda Iscariota. Sono onesto e fedele ai miei valori. Ogni giorno sono fedele ai miei principi e a me stesso, questo mi dà valore. Tabù. Ho il permesso della mia genealogia di liberarmi da tutti i tabù che mi hanno trasmesso consciamente e inconsciamente. Questo spirito che ti parla ha fatto le spese di certuni tabù. Memoria genealogica numero 12 l'ha preso. Ha tradito se stesso. Allora, nell'immaginario della tua genia, questo spirito ha tradito se stesso per i tabù sociali. Allora, ditemi se non è questo un archetipo sempre vivo in noi, no? Tradire se stessi per i tabù sociali. Ecco, questo spirito ti sta permettendo di avere l'entusiasmo di una ragazzina, un ragazzino, un bambino, una bambina, per smettere di tradirti. È finito il tempo dell'attesa dell'appeso, devi smettere di tradirti, perché già nella tua genia hai avuto, li abbiamo avuti tutti, questo tipo di esperienza. Allora lo spirito ti sta dicendo di ascoltarlo, dicendo ho fede in te, ho fede in te, in questo spirito, laddove hai necessità di andare oltre il luogo comune, oltre i tabù e smettere di tradirti. Sì, questo è. Allo stesso modo, più ti tradisci, più vieni tradita o tradito, Quindi se hai subito tradimenti di amicizia, relazioni, eccetera, è perché dovevi smettere di tradire te stessa o te stesso. Allora questo spirito ti sta aiutando a farlo, ma te lo dà con uno spirito gioioso e giocoso questo spirito, laddove ti porterà equilibrio in tutte in quelle situazioni dove c'è stato il tradimento di qualcosa, della fiducia di un amico, di un'amica, di un padre, una madre, di un partner. Parla a più livelli e ti dice tutto è possibile, realizza il tuo sole, non aver paura di accecare qualcuno. Questo è non aver paura di brillare, non aver paura di accecare qualcuno, non ridurti per qualcuno, non ridurti per il luogo comune, per i tabù. Devi essere fedele ai tuoi principi, che non sono principi concettuali della mente razionale. Sono quelli del cuore che ti ha detto prima lo spirito. Vediamo dove tu stai riprendendo. Sì. Quindi dove ti porta questo? Che realizzazione abbiamo? La mente lucida. Che realizzazione abbiamo? Una mente lucida. Sei lungimirante, veloce e con una buona comunicazione. Usa le tue capacità mentali per la tua evoluzione spirituale. Quindi ti darà capacità di comunicazione. Capacità di comunicazione, ma non solo all'esterno, perché la capacità di comunicazione è relativa a questo spirito qui, cioè quando tu magari non l'hai sentito, non ha questo entusiasmo, allora adesso la comunicazione è lucida, mente lucida, la comunicazione è lucida tra te e questo spirito. Allora ti aiuterà attraverso la vostra connessione attivata con consapevolezza nella tua evoluzione spirituale e nella manifestazione della realtà fenomenica concreta. Sì. Vediamo a quale chakra in ultima istanza corrisponde questa realizzazione. Anche se qua è uscito l'arancione, è il secondo chakra, bambino interiore è il secondo chakra. Il mantra VAM, VAM, VAM. No, 2000 no, una sola per favore. Vediamo cosa dicono le carte di chakra.
E il quarto, l'amore, la promessa di un amore senza fine. Allora, questo è volto all'apertura del quarto chakra. Questo arancione però, con i 6 di coppe che la bambina al bambino interiore, mi dice che l'integrazione che avviene con questo spirito che già ti è accanto, cioè la comunicazione che avviene con questo spirito ti porta all'apertura del cuore. Cos'è l'apertura del cuore? Il vero genio. Il vero genio. Perché, come vi dico sempre, nel quarto chakra noi abbiamo 3 tipi di istanze, di forze. Abbiamo lo spirito della dama, della damigella o del cavaliere, più in superficie. A metà abbiamo lo spirito del genio, il vero genio, la creazione dal cuore, e in una parte più profonda abbiamo il maestro interiore. E guarda caso, il maestro interiore, secondo i Rig Veda, che sono i grandi insegnamenti sciamanici vedici, il maestro interiore misura, ha le dimensioni di un pollice di una mano, misura il pollice di una mano e ha le sembianze di un bambino che ride. Quindi il bambino che ride è questo spirito che te lo sussurra, fuori dai tabù, basta aspettare, basta tradirsi, segui questa connessione e si apre questo cuore che ti dà la capacità di creare il genio vero per scrivere il tuo capolavoro di vita. Era necessaria un po' di sollecitazione, questo ho sentito questa notte, questa sollecitazione che non è una motivazione. Le motivazioni hanno uno scopo terapeutico fasullo, non è necessaria la motivazione, perché la motivazione è necessaria quando non hai una missione. Quando hai la missione, che poi è la fede negli eventi, la fede negli eventi della tua vita, non è necessaria la motivazione. Ti faccio un esempio: se c'è una stanza piena di luce e ti dico scusami, mi vai a prendere da qua a qua quella penna per favore? Tu vai se c'è la luce accesa. Se invece spengo la luce e ti chiedo scusa, vai là a prendermi la penna, allora tu esiti. Hai bisogno di una motivazione per muoverti, perché non c'è la luce. Ma la luce della consapevolezza, in questo caso che ti è arrivata con la lettura, mi auguro, è la fede. Cioè, e non c'è bisogno di motivazione. Quando hai la fede non hai bisogno più della motivazione. Quando hai la connessione con l'invisibile, questa mente lucida, questa comunicazione, non hai più bisogno della motivazione, non c'è bisogno della motivazione che è soltanto per chi ha mancanza di fede. Ecco, era una spintarella in più su questo, più che altro era un evento, questo video per te in questo momento, un evento, e gli eventi sono enti, entità, spiriti, dove c'è questo spirito che fa parte della tua genia che ti parla, che ti voleva dire, ti voleva immettere un certo entusiasmo che fa parte della tua genia rispetto a qualcuno che nella tua genia ha abbattuto certi tabù, ne ha fatto le spese abbattendoli perché ha tradito se stesso, conformandosi spesso a dei tabù, però li ha abbattuti. Ecco, adesso ti sta dicendo tu abbatterai certi tabù, certi luoghi comuni, uscendo fuori da questo per andare incontro alla realizzazione che ti fanno, quei tabù ti fanno dire ah sono arrivato, oppure non posso auspicare ad altro. Quello invece ti fa adesso lo spirito creare qualcosa di nuovo, di innovativo, qualcosa che non è qualcosa chissà che cosa, no? Dobbiamo pensare enorme, no, è la capacità di volersi confrontare sempre con la vita, di conoscere. Quel paggio di bastoni era la capacità poi del mago, no? Di creare nuove cose, di essere attratto da cose nuove, l'energia erotica che si muove, non farti spegnere. Non è una motivazione questa, è uno spirito che c'è nella tua genia, appellati a quello spirito e ti infonderà questo, va bene? Ragazze mie ragazzi, per questa notte, non so a che ora vi pubblicherò il video, però concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, un abbraccio forte forte, augurandoti di realizzare il più grande capolavoro della tua vita, sentendo la connessione con l'invisibile, che è l'aspetto più potente della realtà. Detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei e gli spiriti ti benedicano. Mua!